Vengo dalla Guinea, vivo a San Giussino, località Casine, ho 19 anni, mi chiamo Diallo Usman. Giuliano, buongiorno. Perché non funziona più? Ok. Grazie. Ciao Marco, guarda la sera. Io avevo solo, penso, 15 anni così. Prima io non avevo deciso di venire qui in Italia. Prima in Guinea, Guinea-Bissau, dopo Senegal, Mali, Bamako, Algeria. Algeria, Mali, dalla loro frontiera che sono là, di là c'è un grande deserto che si chiama deserto di Kidal. È un deserto molto molto difficile. Quando vogliamo passare di là, abbiamo visto tante persone che hanno le armi, che guardano che cosa che tu hai, prendi tutto, soldi, telefoni, tutti. Buongiorno. Buongiorno. Bene. Ancora abbiamo un problema con la nostra macchina sul viaggio. Abbiamo rimasto di là 4 giorni. Sono un camionista che passavano. Sono lui che hanno preso la persona, sino tutte morte. 4 giorni non mangiamo niente, senza bere acqua, niente. Lui aveva l'acqua quando lui sono arrivato là, però non è tanta acqua. Lui non vuole aiutare nessuno per bere l'acqua. Lui l'ha usato per lui, per bere. Non possiamo bere l'acqua che beve lui, perché quando sono lui lo guidatore, se lui non beve, mi sembra moriamo tutti. Quindi guarda, Usman, concentrato. No, questo adesso tranquillo che va in automatico, l'abbiamo cambiato il programma. Quindi questo lo puoi spengere adesso. Fai il recupero del seme e il seme lo puoi mettere qua, manade, e poi mettiamo la gianina. Quando io sono arrivato in Algeria, io ho lavorato un po' di tempo. Quando io ho un po' di soldi, io sono arrivato in Libia, però la vita era molto molto cattiva in Libia. Se tu vuoi lavoro, tu devi andare vicino alla strada, ti siedi là, aspetti la persona che viene a prendere per lavoro. Qualche persona ti portano al lavoro, ti fanno lavorare fino al lavoro, si tiri un'arma e ti dico vai via, non ti paghi niente. Aspetta, Usman, tu a che ora devi andare via? Tu vai via normale, mezzogiorno e mezzo oggi o l'una? Oggi è l'una? Oggi è l'una, però se tu puoi me lasciare per andare alla moschea mi va bene. Se tu puoi me lasciare prima per andare alla moschea, A che ora devi essere alla moschea, te? A che ora devi essere alla moschea? adesso puoi andare alla mezzogiorno giusto. Mezzogiorno? Mezzogiorno giusto, sì. Mio papà, lui hai sentito che io sono in Libia, lui mi hanno chiamato e mi dice torni subito perché in Libia non va bene, io non ti dico per andare in Libia. Lui mi ha mandato soldi per tornare. Quando lui mi ha mandato soldi, c'è un ragazzo gambiano che mi dice non ti torni in Guinea perché tu sai le cose non è tanto bella di là. Sai che cosa devi fare? Devi dare i tuoi soldi, ti fa passare in Italia, è meglio. Lo dico va bene, dopo l'ho dato i soldi per pagare, lui mi ha fatto viaggiare da un barcone, piccolo barcone. Insalata, c'è l'insalata che è così grossa, bella. Ok. Ma prendo... Però ti dico queste insalate che abbiamo buttato là è buone, te le dico. Le piantate sono così. Oh ragazzi, ci vediamo su. Tanto venite a piedi, no? Va bene. Ci vediamo su, io vengo su col furgone. Ok. Ciao. Ciao patato. Ciao. Ci vediamo dopo, Elena, ciao Mara. Grazie. Siamo 35 persone dentro le barconi. Abbiamo andato 3 ore, 4 ore così. Dopo polizia di Libia hanno preso tutte le persone, prendi soldi che abbiamo, telefoni, tutti. Anche gli anelli, se tu hai un anello te lo cavi. Tutte cose che tu hai.
te le prende tutto, te zotti dalla prigione, ti chiedi soldi per fare uscire. Guarda. Allora, tu considera più o meno una quarantina di centimetri, quindi più o meno. L'importante è che ci abbia sempre un bel pezzo dritto su cui fa combaciare. Io taglierei proprio sotto questo nudo qua. Però ti insegno una cosa, Usman, guarda. Il coltello, aspetta, il coltello non verso di te. È così. Ah. Si tagli. Il coltello è così. Va bene. Io non avevo soldi. Io rimasto di là una settimana così. C'è un polizia che mi hanno visto dentro la prigione, che io sono molto piccolo. Mi ha portato fuori. Mi disse adesso tu lavori qui per me, non ti pago niente, però sono soldi che ti devi pagare per la prigione che ti fa lavorare qui. Sei in ritardo? Sì, un po', però Si arrabbia, speriamo che no? speriamo che non è finito la preghiera. Qual è l'orario di preghiera? In che orario lo fanno? Per la venerdì non è orario giusto, però adesso loro stanno a fare qualche lettura del Corano. Quando lì mi ha detto è finito, io sono andato via di là perché non va bene. C'è anche di polizie che sono là, che sono molto molto razzisti, che ti bastonano con le armi, capito? È molto difficile. Io sono andato via, ho lasciato loro dentro il loro campo. Io sono andato via. Ciao Luca. Ok. Mio babbo, lui non vuole più mandare soldi perché io ho già fatto un casino. Quando lui mi ha mandato soldi, l'ho fatto qualche parte che lui non vuole che io faccia soldi. Io ho lavorato per trovare soldi per venire qui in Italia, però tu non hai un conto dove tu metti soldi. Devi mettere soldi in tasca. Qualche volta quando andavamo al lavoro, loro ti prendono al lavoro e cavi tutti i soldi, capito? Che baba? Nyarilo? Alhamdulillah. Capo di lavoro. Quelli che ti portano al lavoro sono quelli che prendono i tuoi soldi ancora, anche il telefono, ti prende tutti. Mi fatto 2 volte. Alla casa ancora tu non puoi lasciare soldi. Quando tu lasci a casa soldi, quando le polizie viene, si fa tutto il casino, guardi tutto, se c'è soldi prendi tutto. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فالله سبحانه وتعالى إنما خلق الموت والحياة، أي أن فائدة هذا الخلق هو ابتلاء العباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Quando io sono arrivato in Tunisia, io non lo so quale che è il problema con gli stranieri che vengono dalla Tunisia. Fanno andare tutte le persone che sono là stranieri per via, fuori di casa. Abbiamo andato tutti fuori. 35 chilometri abbiamo andato in piedi, camminato. Non c'è acqua, non c'è cosa mangiare. Qualche volta andavamo per prendere l'acqua, comprare cosa a mangiare. Compri 5 pane, loro ti dicono basta. Tu non puoi comprare di più. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله وكفى بالله
وكيلا الله الله. Quando vogliamo andare dalla Tunisia verso Lampedusa abbiamo fatto dentro l'acqua 3 giorni. Non c'è niente da mangiare. Dentro la barca sono tu che devi comprare cosa a mangiare per le portare dentro la barca. Però io non avevo soldi per comprare. Io non avevo soldi per comprare, io andato così dentro la barcone senza niente. Tutto bene? Quando io sono arrivato a Lampedusa io sono troppo stanco. Ho visto tantissime persone che sono là. Fatto molto difficile per mangiare di là perché devi fare in fila per avere di mangiare. Io ho fatto 3 giorni senza mangiare dentro la barcone, che io sono troppo, come si dice, troppo fragile, non posso aspettare di mangiare. Sono un amico che mi aiutano tanti, sono lui che vanno, prendi da mangiare, me le porti dove sono. Cosa? Mangiarino, che? Sì, ciao. Mi ricordo quando io sono arrivato in Sicilia, 4 settembre che io sono arrivato là, perché il giorno che io sono arrivato in Sicilia, che qualcuno mi ha mandato un messaggio, mi dice mia mamma era morta. Mia mamma era morta quel giorno. Se perché io non puoi sbagliare questo giorno. Non c'è Laura Caritas? Non c'è Laura Caritas? Ok. Ok. Per arrivare qui a Città di Castello sono di servizi di immigrazione che portano le persone di qua. Si portano alle Caritas. Sono Caritas che mi ha portato qui alle casine. Tanto tempo io sono dentro perché io non sai dove devo andare. Da qui io non conosco nessuno. È una grande difficoltà di Italia all'inizio. Sono l'imam del nostro paese. In Guinea che mi hanno chiamato, però io sto pregando alla moschea. Abbiamo ore diverse. Loro non hanno pregato adesso. Dopo un po' loro pregano. Io volevo andare a Città di Castello, io sono andato in piedi. In piedi a Città di Castello. E io sono andato in piedi perché io non avevo soldi per comprare il biglietto. Mi ha fatto paura di prendere un autobus così per non fare un casino. Qui io sono nuovo di paese, vedi. Io sono andato in piedi. Sono andato alla preghiera di Città di Castello, di venerdì alla moschea. Quando io sono tornato, io sono arrivato alla stazione di Pullman, c'è un gambiano che mi ha visto. Lui mi dice, tu vuoi tornare con piedi? Lo dico, sì, io vado con piedi perché io non ho soldi. Lui ha comprato un biglietto, mi ha dato 10 euro, mi metto nella mia tasca. Io sono tornato qui alle casine. Va. Cesar, buongiorno. Qui in Italia tu vivi una differenza vita, perché prima io ho sentito che le persone sono razziste, però io non ho visto un razzismo. Osman, ciao. Ciao Alberta. Ciao, e dov'è Laura? Laura sono all'ufficio. Ho capito. Allora adesso andiamo nella saletta. Qua facciamo il corso, sì. Sì. Dai. Prego. Tu, troppo gentile. Questa sera vai a scuola? No. No? Allora noi facciamo... C'è dei compiti da fare? Sì. E vediamo che cosa c'è da fare. Sono là dove vengo io, come in Africa, Libia, Tunisia, sono da questa parte che io ho visto razzismo. Perché anche loro che ti prendi per lavoro, quando tu arrivi a casa loro si prendi tutta la loro famiglia, metti dentro una casa, si chiudi, dove tu cominci a lavorare.
tu non vedi nessuno. È un grande razzismo. Però qui non c'è. Non c'è. Ho letto un articolo su Giorgia Meloni, la nuova presidente del Consiglio in Italia. Bravo. Dentro di Algeria io ho preso un pullman per andare a qualche parte. Quando io sono entrato dentro il pullman, loro si chiudono il naso così. Loro si chiudono il naso così. Tutte le persone si chiudono il naso. Quando io sono salutato dentro il pullman, lo guida, lui mi dice no, tu non devi sedere lì. Vai di là e dietro. Io sono andato là. Solo io. Loro non vuoi le persone nere. No. Non lo vuoi. Sei stanco? No. Poi tu dopo qui dove vai? Dopo qui? Penso... Moschea oppure vai a casa? Sì, c'è un tempo, vado a casa è meglio. Perché sei stanco? Sì, un po' sì. Un po' sì. Però io qui non lo so di altre persone, però io non ho visto una cosa che mi ha fatto sentire tantissimo che io sono strano, solo la lingua. Sì. Cioè, manca giorni, 2 giorni fa. Dai, va bene così, dai. Tu le scrivi e dopo ci rivediamo lunedì. Va bene. Per avere un documento in Italia qui, noi stranieri in generale, io penso. Però per me non è facile, perché io ho fatto qui adesso 1 anno, qualche mese che io ho fatto qui, per io non c'è documento adesso. Tocca fare la commissione con la prefettura di Perugia. Tocca fare un contratto, un buon contratto. Andiamo più veloce un po' perché... Ciao. 41. Però speriamo che se lo troviamo là, però non penso. Ci troviamo pullman là. Adesso io sto lavorando al Nardi, alla cooperativa di Caritas. Quando tu hai un contratto, loro ti mandano via. Adesso io ho occupato un po' come troverai una casa dove devo abitare. Si farà un po' difficile, penso, per trovare un casa. Adesso io sto economizzando un po' per guardare i soldi che devo pagare affitto adesso. Sì. Ok, ciao. Sto a fare un po' piano piano, perché tutte le cose sono piano piano, perché un numero si comincia A, si fina, si fina verso Z, ok? Tutte le cose c'è un inizio e c'è la fine. E speriamo alla fine si farà buono.